Abbiamo trovato un posto leggermente riparato dal vento. Ditegli di tagliarla. No, dopo aver preso una fraccata di vento ci siamo riparati dietro un ciringhito e dove arrivano 2 raggi di sole, ma stanno già arrivando le nuvole, quindi anche quella è finita. Oggi andremo a fare un giretto nel centro perché siamo riusciti tramite potenti mezzi social a diciamo così conoscere una persona. Spero che abbia voglia di farsi intervistare o comunque di scambiare 2 chiacchiere, perché sono i classici italiani gruppi che vivono all'estero, e così ci è sembrato carino incontrare qualcuno e farci raccontare le sue esperienze. Speriamo che non sia timida. Eventualmente se è timida vedrete solo sto pezzo qua e sappiate che abbiamo incontrato altre persone. Benvenuti, come vi abbiamo promesso, siamo qua con Stefania, che è un'italiana che è venuta a vivere qua a Cipro Sud, e abbiamo fatto 2 o 3 domande, adesso ci ha dato il permesso per intervistarle, quindi vi la facciamo conoscere. Quanti anni hai? Non si dice le donne. Questo non si dice. Però sei venuta qua quanti anni fa? Sono quasi 8 anni ormai. 8 anni. Sì. E come ti trovi? Ovviamente benissimo, io sono un entusiasta di Cipro, la consiglio sempre a tutti, non solo per le vacanze ma anche per vivere qua, per uno stile di vita completamente diverso rispetto all'Italia. Ci sono parecchi vantaggi. Innanzitutto sei originaria di quale città italiana? Io sono originaria di Padova. Non so se si sente. Si sentirà sicuramente l'accento. E cosa facevi in Italia prima? Ho lavorato per 10 anni nel settore solare fotovoltaico, mi lascio alle spalle una vita da cosiddetta workaholic, diciamo ritmi un po' pressanti. Come tutti in Italia. Oggi in Italia penso che lo stress sul lavoro sia all'ordine del giorno. 1 perché devi pagare tutte le bollette, e questo è il problema. E 2 perché ormai ci stanno chiedendo ritmi sempre più pressanti e sempre più grossi fatturati. Mi stava raccontando prima che tu sei venuta qua e ti sei portata dietro il tuo lavoro. Sì. Quindi hai portato il fotovoltaico, quindi queste cose che adesso sono così per l'ambiente, tutte queste belle cose che si dicono, le hai portate anche qua. Esatto. E dopo 2 anni l'hai abbandonato perché... Sì, il mercato è molto piccolo, sinceramente era più l'impegno che mi richiedeva rispetto ai risultati. E nel frattempo l'universo vede e provvede, e quindi avevo cominciato a scrivere per alcune riviste online in merito alla mia esperienza come italiana all'estero, per raccontare come si vive a Cipro, appunto da grande entusiasta di Cipro. Molte persone hanno cominciato a contattarmi, chiedermi informazioni, e sempre di più, e quindi a un certo punto mi sono resa conto che l'interesse c'era e che quindi questo poteva essere trasformato anche in una professione. Tu hai preso quella che è diciamo così, la tua esperienza qua a Cipro e l'hai trasformata nell'aiutare inizialmente le persone a titolo gratuito, e poi non ce la facevi più e quindi hai iniziato poi a lavorare, quindi hai creato, ancora adesso, no? È così, giusto? Esattamente. Ancora adesso lei aiuta gli italiani che vogliono venire qua. E sono che categorie? Principalmente pensionati, ma non solo, comunque chiunque abbia voglia di cambiare completamente vita, Okay. o magari di aprire un'attività qui. Ok, quindi anche società, attività. Anche società, esattamente. E li segui? Allora, i pensionati penso su tutto quello che è la burocrazia per trasferirsi, ma anche la parte economica, nel senso chiedere all'Italia di farsi mandare qua la pensione, quindi il detassamento. Sì, c'è tutta una procedura burocratica da seguire per la richiesta della defiscalizzazione della pensione. E che vantaggio avrebbe un pensionato a venire a vivere qua? Dipende dall'importo lordo annuo della pensione. Diciamo che se si è sotto i 26.000 euro l'anno di pensione lorda, conviene
usufruire di una no tax area di 19.500 euro e pagare la differenza, unicamente sulla differenza, pagare le tasse con l'aliquota più bassa qui. Ok, quindi non ve lo svegliamo tutto, perché poi se volete Esatto. pensionati la contattate, però ci sono dei vantaggi, che erano un po' i vantaggi che c'erano nel Portogallo, se non sbaglio, Sì. che ad oggi sono finiti. Sì, completo la spiegazione, perché chi ha invece una pensione lorda di più superiore ai 26.000 euro l'anno paga solo il 5% di tasse. Ok. Quindi è veramente Questo è interessante. chiaro, no? Ok. Questo è molto interessante. Esatto. Quindi aveva svelato già una cosa che non avrei voluto, però. Quindi ragazzi, giovani ormai di un'altra età, diciamo così, se avete voglia di portare la vostra pensione qua, sappiate che un 20%, 15-20% vi rimane attaccato in tasca, no? Anche di più, perché su certe pensioni in Italia si paga anche più del 40% di tasse, quindi... Ok, famose pensioni d'oro. Invece le società o le persone che vogliono venire a lavorare qua, magari anche da dipendenti, non so, tu come li puoi aiutare? Come dipendenti non molto, a dire il vero, perché non siamo specializzati nel far incontrare la domanda Ok. con l'offerta. Quindi Però come società? noi siamo specializzati in piccoli imprenditori e nomadi digitali, Ok. che appunto qui possono usufruire di una tassazione agevolata rispetto all'Italia e anche appunto godere di tutti gli altri plus di vivere qui a Cipro. Quali sono i plus? A questo punto mi hai dato l'imbeccata. Dobbiamo parlarne, in effetti. Quali sono i plus di vivere qua e i costi anche, perché per quello che ho potuto vedere ci sono lati positivi di questa tassazione, ma non è che sia proprio economicissima questa zona. Diciamo che vivere nelle grandi città non è poi molto conveniente, nel senso che soprattutto a livello di affitti siamo molto simili all'Italia. Ok. Questa zona qui dove siamo noi siamo nella zona turistica per eccellenza di Cipro Sud, quindi le località di riferimento sono Agia Napa e Protaras. Benché sia una zona turistica, tutto sommato ha costi della vita più bassi, sia a livello di affitti, ma sia a livello anche in generale per andare a mangiare fuori o per andare a fare la spesa. Ovviamente una volta che si vive qui Sai si dove. scopre dove andare a fare la spesa, i mercati settimanali. Questa è una cosa che anche io e Marina, quando ci siamo trasferiti in Spagna, all'inizio hai un impatto, poi quando sei lì sai che vai nel barrio famoso a fare la colazione piuttosto che a fare la spesa in quel negozietto lì, e i prezzi sono la metà. Sole, temperature, caldo, quelle cose lì che non interessano a nessuno. Cipro è famosissima perché gode di più di 300 giorni di sole l'anno, a parte Che oggi, detto così, non si sembra vero, ma è così. Come si dice, no? L'eccezione che conferma la regola, che è Esatto. quello che io dico, che non è, cioè l'eccezione non è che la conferma la regola. Però fino a stamattina c'era il sole. Tenete presente che solitamente da giugno a settembre non piove mai, a parte magari in montagna, Ok. ma quindi si può programmare tutto. Temperature come sono? Temperature dipende dalla zona. Questa zona specifica, che è appunto la zona della punta sud-est, gode di un microclima favorevole rispetto ad altre zone, quindi non c'è un alto tasso di umidità e malgrado quello che si crede non si raggiungono temperature eccessivamente alte d'estate, quindi è difficile superare i 33-35 gradi. Come Marbella, guarda. sì. Ho un microclima anche. C'è sempre brezza, mentre in altre località, anche solo spostandosi verso Larnaca, ad esempio, che dista da qui solo 40 minuti in auto, anche meno, c'è molta più umidità, è già un po' più un clima diverso rispetto a qua. Ok. Anch'io ho una domanda, ma dopo quanto tempo ci si abitua a guidare a sinistra? Ah, è vero? Sì, qui si guida l'inglese. Io personalmente non ci ho messo molto ad abituarmi, anzi adesso per me tornare in Italia è il problema, perché devo stare attenta. Ormai ho preso l'automatismo qui di guidare a sinistra, basta solo prestare attenzione. Sì. Il suggerimento è mai di prendere un'auto col cambio automatico, così non ci si distrae cambiando le marce. E basta, solo un po' di attenzione. Qualche particolarità o qualche così chicca che vuoi
giusto dare nella vita qua a Cipro? Beh, una cosa non da poco è la sicurezza. Ah, ok. Sicurezza. Molto sicura? Sì, sì. Io non cioè, ho notato che non ho visto polizia. c'è poca polizia in Cipro Cioè, perché non c'è bisogno di pattugliamenti frequenti. Non sto dicendo che la criminalità non esista, però c'è un tasso molto basso e comunque, benché sia un'isola grande, relativamente grande, c'è comunque una mentalità dell'isola, tutti si proteggono, tutti si Ok. aiutano. Come una volta. Sì, esatto. Trasporti qua come sono? Nel senso, collegamenti per l'Italia, la sanità, giusto diamo queste 2 o 3 informazioni. Collegamenti con l'Italia ci sono 2 aeroporti, quindi c'è l'Arnaca e Paphos. Ci sono le compagnie low cost che volano EasyJet, su questi aeroporti. Ci sono collegamenti diretti con Roma, Malpensa, poi c'è Treviso. La sanità invece? Sanità è buona, è organizzata più o meno sì, con lo stile italiano, diciamo, nel senso che ognuno ha il proprio medico di base. Però devi pagare un'assicurazione, tipo noi in Spagna funziona bene la sanità spagnola, devo dire questo. È peggiorata un po' dopo post-Covid, però noi ci è sempre stato consigliato di fare un'assicurazione anche perché costava relativamente poco, 40 euro al mese, però avevi tutto incluso, cioè ti svegliavi, andavi in clinica e ti facevi gli esami che volevi. Qui com'è? Cioè, tipo Italia oppure conviene fare sempre un'assicurazione privata? No, secondo me non serve fare l'assicurazione privata perché comunque le visite visite specialistiche, innanzitutto con la sanità costano solo 6 euro e gli appuntamenti sono abbastanza veloci, quindi Ok. non ci sono attese di mesi, talvolta neanche di settimane, talvolta basta un'attesa di pochi giorni. Esatto. Visto che anche noi siamo expat, così si dice, ti faccio una domanda che mi è stata fatta a me più di una volta. Com'è vivere all'estero? E le relazioni con le persone come sono? Se è la nostra stessa, diciamo così, percezione. Piccola parentesi, lingua, è ovviamente la lingua ufficiale qui è il greco, abbastanza difficile da imparare, Sì. però abbiamo il vantaggio che... Mangi lo tzatziki? No. Scusate. Abbiamo il vantaggio che qui tutti parlano inglese, quindi se si conosce l'inglese anche abbastanza basico non ci sono problemi. Comunità, allora io devo dire che una cosa che ho apprezzato molto nel vivere qui è che non ho un'esperienza che non ho vissuto in Italia, che ho tra le mie amicizie persone di tutte le nazionalità e questo è veramente bello, ti apre veramente la mente, ti permette di vedere le cose da altre prospettive ed è veramente una comunità molto amichevole, inclusiva, non so se si dica in italiano inclusiva. Diciamo che tu sei riuscita a creare un tuo cerchio di amicizie multinazioni, diciamo così, dove vabbè penso che l'inglese sia la base per comunicare e che quindi insomma è qualcosa di buono, che era la stessa cosa che è successa a noi. Noi avevamo amici spagnoli, qualche italiano, inglesi, poi Ungheresi non ungheresi, e in effetti è vero, è una cosa che ti arricchisce. Io direi che le informazioni non me le diamo più, se volete pagatele. No, se volete contattarlo, vi lascerò mail qui sotto, contatti generali in descrizione, insomma, troverete tutto per poterla contattare. Io ti ringrazio del tempo che ci hai Grazie dedicato, a voi. adesso vi faccio pagare il caffè. E niente, ragazzi, se volete venire qua sapete chi chiamare. Grazie, ciao a tutti. Ma ce lo puoi dire in greco? Yassas. Yasas! Vedi, lo sapevi anche tu. Certo. Pensa un po'. Nanero paracolò. Ragazzi, chiacchierando sono riuscito a strappargli una promessa. Voi non ditegli assolutamente, voi chiedetegli preventivo. Poi alla fine gli dite, ci manda senza cap e vi fa uno sconto. T'ho pregato. Fate così, se volete contattarla. Non ditegli nulla e poi alla fine... Dai le cose che sbaglio. Aspetta perché c'è passato uno che... Allora, Tiro fuori le foto. Il titolo che sarà Com'è vivere a Cipro? no, come sono abbronzato.
Infatti. Che miseria. Tu sei marrone, te l'avevo detto. Infatti.